Ciao amici, eccoci qua con un nuovo tutorial. Questo è Gesù Bambino per completare la Sacra Famiglia. Molto carino Gesù Bambino, che può essere anche tenuto in braccio dalla Madonnina. È molto bello, è particolare, e anche qui possiamo andare a fare le guanciotte come abbiamo fatto anche gli altri personaggi, e anche la sua culletta di paglia. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa e il corpo di Gesù Bambino abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 4 giri. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato con quello bianco e andiamo a fare un altro giro di 12 maglie basse con questo bianco. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Lavoriamo per altri 3 giri 12 maglie basse e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiudiamo tutto e poi andiamo a realizzare il cappellino per la testa. Per realizzare il cappellino a Gesù Bambino andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 24 maglie basse. Andate ora a fare una catenella di 5 o 6 maglie in base alla misura che potete dare, perché poi andremo ad inserire il nostro bambinello qui e andiamo a chiudere in questo modo. Quindi dovete fare in modo che la catenella raggiunga l'altro lato. Staccate il filo, andate a posizionare la testa all'interno e poi andate a chiudere con ago e filo questa parte. Andate a cucire bene anche tutto intorno. Volendo potete anche lasciare aperto in modo che potete anche scoprire il capo, oppure andarlo a cucire come più vi piace. Ma l'importante è che andate a cucire questa parte qui e la parte intorno al collo. E con un po' di filo nero andiamo a ricamare anche gli occhietti a Gesù Bambino, così come abbiamo fatto per la Madonnina. Per realizzare la culletta di Gesù Bambino vado ad avviare una catenella di 14 maglie. Vado a lavorare 14 maglie basse da questo lato della catenella e 14 maglie basse dal lato di sotto della catenella. In tutto saranno 28 maglie lavorate. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro. In tutto ci ritroviamo con 30 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Andiamo ora a lavorare le nostre 42 maglie in costa dietro, andiamo a prendere solo questa parte qui del lavoro. Lavoriamo ora le 42 maglie normalmente per 4 giri. Andiamo ora a sostituire il filato e andiamo a lavorare in costa dietro le nostre 42 maglie con questo filato. Andiamo ora a fare un giro a mezze maglie sempre con questo filato. Entriamo in ogni maglia e andiamo a fare la nostra mezza maglia per tutto il giro. Fatto questo, possiamo andare a realizzare la paglia in questo modo. Entriamo nella maglia qui in costa con una maglia bassissima e andiamo a fare 1, 2, 3 e 4, in base a come la volete poi lunga la paglia. Dovete andare a fare delle maglie o basse o bassissime, come preferite, nelle catenelle. Ritorniamo poi alla base con una maglia bassissima, facciamo la nostra maglia bassissima alla base e poi ricominciamo con le catenelle. Dobbiamo farne tanti di questi, quindi facciamo la nostra maglia bassissima, 1, 2, 3
e 4, vado a fare le mie maglie basse nelle catenelle e così per tutto il giro. Questo naturalmente è facoltativo, potete anche lasciare la culletta in questo modo e magari aggiungere un po' di paglia dentro, come preferite. Per dare un tocco in più è carino questa cosa qui, a realizzare la paglia che viene fuori dalla culletta. Quindi andate a fare tutto il giro in questo modo e poi andate ad inserire il Gesù bambino all'interno. Diamo poi bene la forma alla culletta, magari possiamo anche aggiungere del panolenci all'interno in modo da rendere più rigida questa parte, la base, e poi andiamo ad inserire il nostro Gesù bambino. Volendo potete anche inserire un po' di paglia all'interno come gradite. E anche Gesù bambino è completato per essere aggiunto al presepe. Questo è il mio piccolo presepe. Spero che vi sia gradito, vi aspetto tutti al prossimo tutorial, condividetelo, fatelo conoscere ai vostri amici, vi mando un grande bacio, un abbraccio e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao! Per completare il vostro presepe potete aggiungere una base di legno come ho fatto io, andate ad aggiungere dell'ovatta sintetica e poi andate a decorare magari i cerchi da ricamo, andate a mettere un bel filo che si illumini come ho fatto in questo caso, l'ho messo a forma di stella dietro e il vostro presepe acquisterà un bellissimo valore. Potete metterlo dove più vi piace, è molto carino e particolare e spero che vi piaccia. La base è semplicemente un tronco d'albero e poi aggiungo con la colla a caldo questo cerchio per ricamo. Volendo potete farlo anche con un filo di ferro, andate a rivestire. Naturalmente le decorazioni potete sceglierle voi. Adesso ho improvvisato, le ho appena appoggiate giusto per farvi vedere di come diventa carinissimo questo mini presepe e spero che vi piaccia. Ciao ciao, un bacio, alla prossima!